Buongiorno. Allora, in realtà sono passati un giorno. Ieri non abbiamo registrato niente. Siamo qui dal lunedì, il nostro obiettivo era di stare fino a venerdì, sabato mattina forse anche se riusciamo. Comunque oggi è giovedì. Sono arrivate le ragazze, Carmen ed Eli, ieri sera, questo, e torta. Elisa ha fatto la torta col suo addobbino e tutto quanto, lei è contenta di questo. Il sole arriva per 2 ore al giorno, la batteria continua a reggere, brava questa batteria, 13, siamo a 13.0, quindi va ancora bene secondo me, riusciamo a stare ancora tutto domani sicuro. Sono venuti però in salvo con una tanica di gasolio per il cinebasto perché eravamo, non dico, quasi finito. Lo metteremo oggi. E in più abbiamo preparato anche l'impasto per la pizza, così ci facciamo anche una bella pizza oggi tutti insieme a pranzo, perché a cena se no si gela, fa troppo freddo. Tra l'altro pensate che loro ancora non l'hanno vista la nuova, diciamo, sistemazione qui nel camper che abbiamo fatto, tutti i lavori con Marco, perché loro erano a lavorare in Francia e poi sono andati anche a fare un viaggio per la Normandia dopo il lavoro, e quindi non ci vediamo in realtà da 4 mesi. Dalla fine della vendemmia, esatto, abbiamo finito la vendemmia che era, cioè abbiamo finito, sì, il 7 settembre, l'ultimo giorno in cui ci siamo visti, figurati, oggi è il 11 dicembre, quindi sono settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi che non ci vediamo, e loro non hanno visto tutto, quindi sono curiose adesso, stamattina, che sono le 9, di venire a vedere un po' tutto quello che abbiamo fatto, la nostra meravigliosa cucina. Infatti adesso gli mando un bel messaggio. Soldi che devo dare per il gasolio, 4 litri di gasolio, 6,50 euro, ladri. Muoio. Comunque se volete venire a visitare il camper potete venire anche in questo momento qua, sono 10 euro l'ingresso a persona. Elisa sta rendendo il camper presentabile, cioè per lei è una cosa fighissima far venire le ragazze a guardare le persone in generale, a visitare il nostro mezzo, no, come se fosse porca troia. È come quando inviti gli amici Sì, a è casa. come quando inviti gli amici a casa e hai messo un nuovo arredamento, insomma. Io con queste delle forme strane. Sì, ma prova ad andare là, sì. Ecco, il danno. Questa qua dovevo assolutamente condividerlo con voi. Ho detto alla compagna del papà di Stefano l'altra volta che se voleva farmi un regalo, che non sapeva cosa farmi, di farmi delle olive, che io sono drogata di olive, proprio la mia droga più totale sono le olive, e mi ha regalato una roba, cioè, spettacolare. Un barattolone enorme, gigante di olive taggiasche. Meraviglia. Nel calzone. Dico sempre che vorrei provarlo. No. Stavolta non ci ho pensato, l'ho presa e buono. Lo mettiamo un pochettino più qua, no Eli? Non proprio laggiù, perché così almeno inizia a cuocere anche dentro, capito? La mozzarella si scioglie bene, va a interagire con le olive, col tonno e col pomodoro. Bene. Meraviglia. Sì. Calzone per me oggi senza pomodoro, però sopra, non mi va. Ah, per lasciare spazio. Prego. Che romantica. Muoio. Chiudo io. La Coca-Cola l'hai presa? Sì. Molto bene. Ma cosa abbiamo? Ma cosa abbiamo? Registriamo questo momento. Ok. Ti senti osservata? Molto buona. Niente. Ormai per me le pizze sono solo le sue. No, veramente. Ma tu dici così? Addirittura? Sì.
Praticamente fate concorrenza a quello là. Però noi siamo più green. Madonna. Che lavoro di cooperazione. Invece qua ci sono loro che se la chiacchierano al calduccio. E adesso iniziamo a processare gli stronzi. Sì. Prego? Sono stati molto bravi. Adesso arriva la parte divertente però solo. Perché Allora, sti qua- io però qualcosa, se tu vuoi spaccare la mano, io qualcosa di questo proverei ancora con la motosega. No, sì, tutti per me. Cioè, le mani poi le usiamo quando è proprio necessario. Ci rimettiamo, ci blocchiamo di nuovo. Tu dici bloccandoli così. Ma vogliamo provare a farlo con delle pietre? Fare una cosa in cui li mettiamo tutti, bam 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 bam. Ma vedi un po' se ti piace qua, Carmen. Scusami Elisabetta, devo ripassare? L'abbiamo per accendere. Ma dove sei stata? A casa vostra. Come mai non stai facendo la legna? Ti spiego. Oggi è sabato. Sì. E quindi abbiamo raggiunto l'autonomia di tutto quello che potevamo raggiungere. E sto cercando di accendere il riscaldamento, ma non riesco perché non ho più corrente. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai Carichiamo 5 ampere e mezzo, ma non riesco ad accendere il cinebasto e non voglio accendere la truma perché non ho più gas, Giusto? non ho più autonomia nel cesso. Abbiamo finito l'acqua e abbiamo le grigie piene. Che poveri. Adesso dopo pranzo infatti ce ne andiamo. Vediamo se c'è olio. Vediamo. Rewind. Madonna, siamo Via, anche lui. Questo sì. però ho paura per le tue mani. No, qua, una lama nel burro, cazzo. Che ben! Ah, sì, tutto. Ma quella vuole. Comunque, buona autonomia da lunedì a sabato mattina, buono. Adesso sto guardando anche la power station, ormai ce l'abbiamo al 5% perché l'abbiamo usata tanto. E adesso un'oretta di sole siamo riusciti ad accendere il cinebasto. Va bene, dopo pranzo ce ne andiamo, così almeno andiamo a fare acqua, tutto quanto. Sì, abbiamo un goccetto d'acqua ancora nel boiler, giusto secondo me forse per lavare i piatti e stop. Però molto soddisfatto, ma queste sono prove che faccio più o meno tutti gli anni, ma mi fa piacere farle perché mi piace essere in condizioni estreme. Cioè estreme, per quello che può essere estremo. Ok, siamo pronti per andare. Perdiamo un po' d'acqua, quindi Perdiamo un po' ogni tanto d'acqua. dobbiamo aggiungerne. Siamo rimasti con 2 dita. Ma lui è così, beve e mangia. Beve, mangia, beve, mangia, beve, mangia. Qua i ragazzi hanno acceso il fuoco, che si griglieranno tipo alle 4 di oggi. Noi abbiamo già che fatto mangiato, preparato tutto il camper e adesso ce ne andiamo. Buongiorno. Allora, come 19%, era 100%. La GoPro è da buttare, come tutto il resto delle nostre cose. Allora, vi racconto un pochettino quello che è stata la nostra meravigliosa settimana. Dunque, io da lunedì che ho 38 di febbre, non mi passava e quindi da ieri ho iniziato a prendere l'antibiotico.
piena di catarro, un virus aggressivissimo quest'anno. E ovviamente Stefano se l'è presa, ma stamattina picco e ovviamente è weekend, quindi la dottoressa non c'è e quindi è ridotto così. A 39 di febbre. Adesso sto facendo arieggiare perché c'è scritto che bisogna fare arieggiare certo, 5 camper. minuti ogni ora, perché sennò qua diventa proprio la casa dei germi, che è già. Fammi intervenire un attimo. Adesso interviene. In tutto questo, allora, la truma non funziona più, entra acqua dall'oblò, la chiave d'accensione della Panda si è spezzata, cioè si è spiegata tutta. Siamo fermi ad aspettare il meccanico perché dobbiamo cambiare la cinghia dell'alternatore che non va più, del camper, e quindi malissimo, bruttissima settimana. Però vabbè, allora, ieri che stavo ancora leggermente meglio ho tacconato l'oblò, anche perché la prossima settimana, cioè da domani, inizia a piovere sempre, e poi la chiave sono riuscito a drizzarla probabilmente con le pinze, quella della Panda. Oggi dovremmo andare dal meccanico a cambiare la cinghia dell'alternatore. E l'altra cosa cos'era? Ah, la truma non funziona più, non si accende, non fa tic 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 tic, ma quello a volte va, a volte non va, vediamo. E per il resto così. Una mummia. Morto. Adesso chiudiamo. Quindi questi sono Meno gli male che abbiamo aggiornamenti. ancora il cinebasta. Ma almeno quello finché va. Va bene, io sto qua. E quindi questo è per riassumere quello che è stata la nostra settimana, ovviamente fermi in città, perché è chiaro che alla fine è sempre così, insomma. Infatti secondo me ci siamo ammalati proprio perché quest'anno in montagna ci siamo stati veramente poco, siamo stati tanto in città, troppo per noi, infatti siamo molto, come posso dire, amareggiati. E prossimo anno spero proprio che non succeda più. E vabbè, comunque l'importante adesso è guarire prima di Natale, perché per noi il Natale è importantissimo in famiglia e quindi dobbiamo assolutamente stare bene. Buongiorno. Allora, giusto 2 informazioni prima di darvi buone feste. Oggi è il 22 dicembre e noi eravamo venuti in questo posto. In realtà dovevamo andare più su, perché oggi era quella giornata in cui dava un botto di neve e noi volevamo prendercela, però io sto malissimo. Ieri 39 anche con la tachipirina e quindi ho guidato, però sì, poteva guidare anche ieri per carità, ma non è quello il problema. E alla fine volevamo andare più su, ma non ce l'abbiamo fatta, ci siamo rimasti qua. Ma io male, antibiotico, e adesso dobbiamo scendere, andiamo dalla dottoressa perché devo capire se riesco a guarire entro mercoledì, oggi è lunedì, perché sennò mi devo saltare le feste con tutta la famiglia, mi dispiacerebbe troppo. E quindi questo è tutto. Ne approfittiamo per augurarvi buone feste a tutti. Speriamo che le nostre possano essere positive, perché noi non festeggiare con la famiglia a Natale è una cosa che ci dispiace troppo, quindi speriamo che... Io mi sento un pochettino meglio comunque, vabbè, sicuramente rispetto alla settimana che sono stata male sto molto meglio. Ho ancora un po' di tosse, ho ancora un po' di catarro, sono ancora un po' raffreddata, però non ho più la febbre da ormai 3-4 giorni. Quindi ottimo, l'antibiotico sta facendo effetto e chiaramente pian piano farà effetto anche a Stefano, perché l'ha preso chiaramente molto dopo di me. Però oggi andiamo a farci vedere dalla dottoressa per capire se bisogna continuare così. Comunque, quindi buone feste a tutti, buon anno nuovo. Chiaramente il video che uscirà domani molto probabilmente sarà l'ultimo, almeno fino all'anno nuovo, perché poi andremo via con Andre e Marco
se non sbaglio, Sì, a può darsi. festeggiare il Capodanno, che tanto a noi frega poco, è giusto per stare insieme. No, è giusto per... Sì, però bisogna trovare un posto dove non ci sia marmaglia. Esatto, e quindi sì, girerò qualcosa lì e poi pubblicherò probabilmente nell'anno nuovo. Quindi buone feste a tutti, ciao ciao! 23 dicembre, 9:40. Qua siamo sempre comunque nella malattia. Abbastanza un po'. Questo è il nostro ormai routine mattutina di tutti questi medicinali. Però finalmente siamo in un posto figo dove ha nevicato. Adesso di qua sta già sciogliendosi, però un minimo ha nevicato. Non siamo tanto in alto, siamo a 1350. 1350, quindi siamo tanto in alto. Sì, Però dava neve nella parte verso Cuneo, quindi qua è già tanto che abbia nevicato. Sono già contenta di questo perché finalmente ho visto la neve. sì, è vero. Però siamo venuti qua appunto per isolarci, perché domani vorremmo star bene e non vogliamo attaccare virus a tutti in questi giorni, anche oggi, anche ieri, e quindi siamo venuti qua a isolarci e starcene da soli. Infatti anche qua non c'è nessuno. Bello, mi piace il fatto che c'è la borgata lì, mi sembra di essere un'altra piccola casetta di paese, capito? Non so se mi sono spiegato. Adesso andiamo a farci magari una passeggiata, prendere un po' di aria fresca di montagna. Sì, perché qua dentro c'è chi entra qua dentro muore.